Oggi altro progetto super facile, veloce e perfetto per le principianti. Ciao a tutti e bentornati su Kate Made, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme un nuovo progetto, un altro progetto facilissimo e velocissimo, perfetto anche per le principianti, anche se può sembrare un po' particolare. Infatti il modello di per sé può sembrare un po' elaborato, ma in realtà è super facile ma soprattutto velocissimo, perfetto per principianti ed esperte. Si tratta del mio modello Artemis che ricorda molto il modello Xaba, quello che abbiamo realizzato con le paillette qualche settimana fa. Diciamo che la forma ricorda molto quel modello, ma in realtà è lavorata con un altro punto di lavorazione. Infatti l'ho lavorata a punto granny e giocando con aumenti e diminuzioni è venuta fuori questa borsa veramente particolare. Ho utilizzato la raffia di Hobby Perline. Proprio sul sito hobbyperline.com troverete il kit materiali completo per poter realizzare questo progetto. Tra l'altro ho realizzato solo 2 pannelli che ho poi cucito insieme con la cucitura particolare in costa che poi va a dare la profondità alla nostra borsa, e questo è il risultato. Io sono super soddisfatta. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Ovviamente all'interno ho inserito la mia fodera a sacchetto, immancabile ormai nelle mie borse, è veramente salvavita. Nel box informazioni trovate il link anche di questa fodera. La fate una volta sola, impazzite una volta sola, però avete poi tutte le borse belle foderate. Io la utilizzo sia per le borse traforate sia per quelle normalissime. Quindi spero che questo progetto vi piaccia. Come vi ho già detto, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Detto questo, mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete le anteprime dei prossimi progetti e tante novità. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo e continuare a supportarmi in maniera super gratuita. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzerò 2 colorazioni di raffia. Se utilizzate un solo colore basterà un solo gomitolo, dato che ho utilizzato meno di un gomitolo per colore. Un manico in bambù, 2 moschettoni tondi. Lavorerò il tutto con l'uncinetto numero 4,5, ago da lana, e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Bene, partiremo ovviamente con la lavorazione dei pannelli. Io uno l'ho già lavorato. Siccome saranno dei pannelli lavorati in 2 colori, perlomeno per quanto mi riguarda, ma potete scegliere di lavorare anche solo con un colore, io partirò con il rosso. Quindi ci prendiamo il nostro filato, in questo caso la raffia, facciamo il cappio e ci andiamo ad avviare 26 catenelle, ma se volete cambiare le dimensioni della vostra borsa calcolate un numero di catenelle multiplo di 3 più 1 a cui poi aggiungerete la catenella per girare. Lavorate le nostre catenelle che corrisponderanno a 20 cm. A questo punto procederemo con la lavorazione a punto granny, quindi non faremo il primo giro a maglia bassa ma partiremo direttamente con il punto granny. Ci inseriamo nel secondo punto dall'uncinetto, quindi nella seconda catenella, e lavoriamo una maglia bassa ed una maglia bassa su questa maglia bassa per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta. All'interno di questo stesso punto lavoriamo anche un'altra maglia alta, quindi per un totale di 2 punti nello stesso punto. Dopodiché saltiamo 2 punti, andiamo nel successivo, all'interno di questo punto
lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, poi saltiamo di nuovo 1, 2, andiamo nel successivo e lavoriamo un altro modulo da 3 maglie alte, 1, 2 e 3 e procederemo così fino al termine. Ovviamente nell'ultimo punto dovremo lavorare 2 maglie alte come abbiamo fatto all'inizio. Ok, mi restano le ultime 3 catenelle, 2 le salto, vado a lavorare direttamente nell'ultima catenella e lavorerò 2 maglie alte, quindi come abbiamo fatto all'inizio, 1 e 2. Questo sarà il risultato della prima riga. A questo punto voltiamo il lavoro, procederemo sempre lavorando a punto granny ma facendo l'aumento all'inizio e alla fine. Ovviamente io procederò con il rosso, ma se voi preferite cambiare colore fatelo pure. Quindi parto direttamente dal primo punto facendo una maglia bassa ed una maglia bassa su questa maglia bassa per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta, e poi vado a lavorare una maglia alta sempre nello stesso punto. In questo modo avrò fatto l'aumento. Ora vado a lavorare il punto granny esattamente in questo spazio qui e lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3. In questo modo poi mi sposto nello spazio successivo, quindi tra un modulo e l'altro, proprio qui vado a lavorare l'altro modulo da 3 maglie alte, 1, 2 e 3 e procedo così per tutta la riga, quindi ci vediamo al termine per fare l'altro aumento. Ok, arrivati a questo punto lavoriamo l'aumento anche alla fine della riga, quindi nell'ultimo punto ci inseriamo e lavoriamo 2 maglie alte, una e 2. Quindi questo è il risultato. Ora dovremo andare a ripetere questo procedimento per altre 2 volte con il rosso. Quindi ora volto il lavoro, alzo il lavoro sempre facendo le 2 maglie basse una sopra l'altra nel primo punto, ed una maglia alta nello stesso punto per fare l'aumento. Dopodiché procedo lavorando a punto granny per tutta la riga e poi vado a lavorare l'aumento anche nell'ultimo punto, come abbiamo fatto ovviamente anche nella riga precedente, e come vi ho detto dovremo ripetere questo procedimento fino ad ottenere un totale di 4 righe con il rosso, o comunque in generale, anche se state utilizzando un altro colore, 4 righe totali a punto granny, compresa la prima ovviamente. Quindi ora siamo alla terza. Procediamo in questo modo e ci rivediamo proprio al termine delle 4 righe.
Ok, ho lavorato le mie 4 righe con il rosso ed ho raggiunto un'altezza di circa 7 centimetri quasi. A questo punto dovrò fare un'altra riga con gli aumenti, ma vado a fare il cambio colore semplicemente perché sto seguendo l'altro disegno che ho fatto sull'altro pannello che ho già pronto. Vi ripeto, voi potete distribuire tranquillamente i colori come preferite. Quindi io vado a tagliare il filo e devo agganciarmi con il secondo colore. Per agganciarmi con il secondo colore faccio questo procedimento, vado ad inserirmi in queste due asoline qui, in questo modo, nella maglia alta sottostante, prendo il filo, me lo porto fuori, giro il lavoro in questo modo e devo ovviamente riprendere con la lavorazione. Parto dal primo punto, quindi mi inserisco, prendo il filo e lavoro la prima maglia bassa perché mi serve per alzare il lavoro. Lavoro un'altra maglia bassa su questa maglia. In questo modo avrò alzato il lavoro e sostituito la prima maglia alta. A questo punto posso andare a tirare questo filo qui rosso e come potete vedere abbiamo bloccato e cambiato colore, quindi in modo veramente molto semplice. Questi poi li andrò a bloccare successivamente, quindi me li tengo da parte. Vado a lavorare un'altra maglia alta all'interno dello stesso punto per lavorare l'aumento e poi procedo comunque a punto granny, quindi come abbiamo fatto finora. Ok, ultimo punto, aumento, quindi lavoriamo 2 maglie alte nello stesso punto, una e 2, voltiamo il lavoro e ripetiamo lo stesso procedimento, quindi andiamo a fare un altro giro con aumento ad inizio e fine riga, stesso procedimento, quindi ci rivediamo al termine perché andiamo a cambiare colore e procederemo in modo diverso. Ok, ho terminato anche questa riga, vado a lavorare l'aumento nell'ultimo punto, quindi all'interno dell'ultimo punto lavoro sempre le 2 maglie alte, una e 2. Io ora vado a cambiare di nuovo colore, farò 2 righe con il rosso, quindi taglio questo filo, riprendo il rosso e mi aggancio come abbiamo fatto per le righe precedenti, quindi mi inserisco in questo modo prendendo queste 2 asole, vedete, sono entrata in questa asolina e in questa sotto, la catenella la lasciamo al momento libera, prendiamo il filo, ce lo portiamo all'esterno, giriamo il lavoro e nella riga che lavoreremo ora non faremo l'aumento, quindi cosa facciamo? Alziamo il lavoro sempre con le 2 maglie basse una sopra l'altra, quindi mi inserisco nel primo punto, cerco di fissare un pochino anche questi fili qui, poi li andrò a bloccare successivamente, quindi mi inserisco con l'uncinetto nel primo punto, vedete?
qui ho ancora la catenella del secondo colore, mi inserisco, prendo il filo e faccio una maglia bassa, mi inserisco nella solina e lavoro una maglia bassa su questa maglia bassa, dopodiché vado a tirare il filo del secondo colore, quindi quello beige, e vedete che è bloccato, tiro un pochino anche questo rosso, così chiudo tutte le asole, e questo poi me lo andrò a bloccare successivamente. Ora, una volta fatta questa maglia alta, non faccio l'aumento, quindi non vado a lavorare un'altra maglia alta nello stesso punto, ma proseguo lavorando appunto granny, quindi mi sposto nel primo spazio disponibile, quindi qui sotto ho l'aumento di 2 maglie alte e il punto granny, quindi le 3 maglie alte lavorate nello stesso punto, insomma. Quindi io tra questi due gruppetti vado a lavorare il gruppo da 3 maglie alte, quindi come abbiamo fatto finora, con la differenza che non abbiamo fatto l'aumento all'inizio e non lo faremo ovviamente anche alla fine. Quindi ho fatto le 3 maglie alte, ora mi sposto nello spazio successivo e ripeto lo stesso procedimento, così fino al termine della riga, nulla di particolare. Ok, ultimiamo la riga facendo una maglia alta nell'ultimo punto, quindi saltiamo il penultimo e andiamo direttamente nell'ultimo. In questo modo. Ok, abbiamo ultimato ora sia le righe di aumenti, abbiamo fatto una riga per staccare, adesso inizieremo con le righe di diminuzioni. Quindi voltiamo il lavoro. Per fare la diminuzione all'inizio della riga facciamo sempre lo stesso procedimento, quindi saltiamo semplicemente il primo punto e partiamo dal successivo. Quindi mi inserisco nel secondo punto, lavoro una maglia bassa ed una maglia bassa su questa maglia bassa per alzare il lavoro in questo modo, ed ora vado a lavorare il punto granny, quindi mi sposto nello spazio successivo e inizio a lavorare le 3 maglie alte in ogni spazio che ho sottostante fino ad arrivare nel penultimo punto. Quindi il procedimento resta sempre lo stesso per quanto riguarda la lavorazione nella parte centrale, cambia solo l'inizio perché dobbiamo andare a fare comunque la diminuzione, ma è un passaggio veramente molto semplice. Ok, dobbiamo fermarci in questo punto, quindi nell'ultimo spazio che incontriamo, poi abbiamo il punto granny e la maglia alta singola. Cosa dobbiamo fare? Carichiamo il filo sull'uncinetto, ci inseriamo nel penultimo punto alto che abbiamo, quindi il primo dei 3 qui sotto, ci inseriamo, prendiamo il filo, non chiudiamo, ci inseriamo nell'ultimo punto, prendiamo il filo, abbiamo 4 asole sull'uncinetto, chiudiamo le prime 3 e poi chiudiamo le altre 2. In questo modo abbiamo fatto la diminuzione anche su questo lato. Quindi questo è il procedimento che dovremo ripetere per le altre 2 righe successive che io farò con il secondo colore. Quindi taglio il filo, cambio colore e ripeto lo stesso procedimento per altre 2 righe. Quindi mi aggancio sempre nello stesso modo, mi inserisco in queste 2 asoline, prendo il filo, me lo porto all'esterno, volto il lavoro, blocco comunque i fili nel primo punto, calcolando che devo fare la diminuzione, non vado a lavorare in questo punto qui, bensì mi devo spostare in questo.
quindi nel primo dei 3 sottostanti mi inserisco qui, vedete, nel secondo punto, non nel primo, prendo il filo, lavoro una maglia bassa su questa maglia bassa per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta, vado comunque a tirare i fili, sia il rosso che il beige, per chiudere tutte le asole, e poi riprendo con la lavorazione appunto granny, quindi questi fili poi li andrò a nascondere a fine lavoro. Mi sposto nel primo spazio disponibile, quindi esattamente qui, e vado a lavorare le 3 maglie alte. Farò così ovviamente per ogni spazio e poi al termine della riga andrò a lavorare comunque sempre la diminuzione come abbiamo fatto nella riga precedente. Ok, facciamo la diminuzione anche qui, quindi ci inseriamo nel penultimo punto, ovviamente carichiamo il filo, prendiamo il filo, non chiudiamo, ci inseriamo nell'ultimo punto, prendiamo il filo, abbiamo 4 asole sull'uncinetto, chiudiamo le prime 3 e poi chiudiamo le altre 2. In questo modo andremo a ripetere il procedimento di questa riga per un'altra riga, quindi avremo un totale di 2 righe con il beige. Bene, lavorata anche quest'ultima riga di diminuzioni, ho ottenuto un piccolo pannellino da 15 cm circa di altezza. Ovviamente in base alla misura che volete ottenere potete modificare il numero di righe, quindi potete anche giocare con gli aumenti, le diminuzioni, farne di meno, farne di più, insomma potete personalizzare ovviamente il vostro progetto. A questo punto io mi fermo qui per quanto riguarda la zona del corpo borsa e proseguirò con la lavorazione dei 2 agganci, quindi senza tagliare il filo inizio con il primo e dovremo prendere in considerazione degli spazi qui, perché comunque procederemo lavorando sempre a punto granny, quindi tutto il pannello sarà lavorato con la stessa lavorazione, con lo stesso punto, in modo da non far vedere comunque stacchi di lavorazione. Quindi noi ci siamo fermati in questo punto. Per lavorare l'aggancio dovremo prendere in considerazione 1, 2 e 3 spazi, quindi possiamo mettere il marcapunti in questo punto in modo da capire dove dobbiamo poi fermarci con il lavoro. Quindi diciamo che mi metto il marcapunti qui perché almeno so che devo lavorare fino a questo punto. Dovrò ovviamente fare lo stesso anche sull'altro lato, anche se una volta terminato il primo aggancio poi dobbiamo tagliare il filo e riagganciarci, però comunque dobbiamo prendere i punti di riferimento, quindi questo primo spazio qui non si conta, andiamo a contare 1, 2 e 3, quindi mettiamo il marcapunti qui perché sappiamo che comunque per creare l'aggancio su questo lato dobbiamo partire dal centro per avere comunque la stessa lavorazione. Prendiamo quindi il marcapunti, ce lo mettiamo qui e abbiamo i nostri punti di riferimento. Ora procediamo con la creazione del primo attacco. Su questo lato, quindi dove abbiamo fatto le diminuzioni, noi andremo a fare comunque sempre le diminuzioni. Quindi saltiamo il primo punto, andiamo nel successivo e lavoriamo una maglia bassa ed una maglia bassa su questa maglia bassa per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta.
ci spostiamo nello spazio successivo e lavoriamo il nostro punto granny fino al marcapunti. Ok, fatto questo, voltiamo il lavoro, alziamo il lavoro facendo sempre una maglia bassa ed una maglia bassa sulla maglia bassa. Se preferite lavorare le 3 catenelle fatelo pure, è indifferente. Quindi lavoro una maglia bassa ed una maglia bassa su questa maglia bassa sul primo punto, poi procedo, mi sposto nello spazio e lavoro il punto granny. Spazio successivo, stessa cosa, quindi 3 maglie alte nello stesso spazio. Ed ora su questo lato devo fare la diminuzione, quindi mi inserisco nel penultimo punto che sarebbe la terza maglia alta, mi inserisco, prendo il filo e non chiudo, mi inserisco nel primo punto, comunque nell'ultimo, prendo il filo, ho 4 asole su un uncinetto, chiudo le prime 3 e poi chiudo le altre 2. In questo modo volto il lavoro, faccio la diminuzione, quindi salto il primo punto, vado nel successivo e alzo il lavoro sempre con le 2 maglie basse. Continuo poi a punto granny, quindi in questo spazio lavoro le 3 maglie alte. Ed una maglia alta nell'ultimo punto, quindi salto tutte queste maglie, vado nell'ultimo, mi inserisco e lavoro una maglia alta in questo modo. Ed ora andiamo a lavorare l'ultima riga, quindi voltiamo il lavoro, alziamo il lavoro sempre con le 2 maglie basse, una maglia bassa nel primo punto, una maglia bassa su questa maglia bassa, poi lavoriamo il punto granny esattamente nello spazio proprio subito dopo il punto appena lavorato, quindi lavoreremo 3 maglie alte in questo spazio. Ed una diminuzione, quindi andiamo a lavorare gli ultimi 2 punti insieme, ci inseriamo nel penultimo punto, quindi esattamente questo, non chiudiamo, ci inseriamo nell'ultimo punto, prendiamo il filo, abbiamo sempre le 4 asole sull'uncinetto, chiudiamo le prime 3 e poi le altre 2. In questo modo questo sarà il risultato finale, avremo terminato. Ora possiamo tagliare il filo e possiamo procedere nello stesso modo anche sull'altro lato, lavorando a specchio e partendo ovviamente dalla parte centrale. Quindi vi mostro giusto l'aggancio per farmi capire e poi vi lascio proseguire da sole perché il procedimento è lo stesso. Quindi ovviamente giriamo il lavoro, ci ritroveremo in questa situazione, prendiamo il filo, facciamo il cappio, ci teniamo il filo sull'uncinetto, ci inseriamo nello spazio proprio dove abbiamo messo il marcapunti e lavoriamo una maglia bassa su questa maglia bassa e andiamo a lavorare altre 2 maglie alte nello stesso spazio, quindi per completare il modulo.
Dopodiché ci spostiamo nello spazio successivo e ripetiamo lo stesso procedimento fino ad arrivare alla fine della riga dove dovremo lavorare la diminuzione. Quindi arrivati a questo punto lavoriamo gli ultimi due punti insieme, quindi ci inseriamo, prendiamo il filo e non chiudiamo, ci inseriamo nell'ultimo punto, prendiamo il filo, chiudiamo le prime 3 asole insieme e poi le altre 2 in questo modo. A questo punto voltiamo il lavoro e procediamo come abbiamo fatto sull'altro lato. Le diminuzioni sempre su questo lato, mentre qui andremo a lavorare i punti così come sono, terminando sempre con una maglia alta nell'ultimo punto per tenere comunque il bordo il più dritto possibile. Quindi procediamo lavorando tutte le righe e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Ok, una volta lavorate tutte le righe, questo sarà il risultato. Vi dico anche le misure indicative così potete regolarvi nel caso utilizzate un filato diverso. Quindi tra un marcapunti e l'altro qui abbiamo esattamente 8 centimetri e mezzo. I nostri agganci sono alti circa 7 centimetri, facciamo 6 e mezzo, e da un marcapunti al laterale abbiamo esattamente 8 centimetri sia sul lato che ovviamente sull'altro. Quindi a questo punto possiamo togliere i marcapunti perché non ci occorrono più e possiamo procedere con il giro di rifinitura. Quindi giriamo il lavoro, procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto che ho qui sul bordo, dopodiché catenella e procederò lavorando una maglia bassa per ogni punto che ho qui sul bordo, calcolando 2 maglie basse per ogni riga di lavorazione, perché abbiamo le maglie alte. Io per ogni maglia alta conto 2 maglie basse. Lavoreremo una maglia bassa per ogni punto fino ad arrivare esattamente in questa riga qui, che io riconosco bene tramite i colori, però se voi state lavorando a tinta unita magari fate fatica, comunque calcolate la penultima riga di aumenti, perché questa che ho lavorato qui con il beige è l'ultima riga di aumenti, poi ho fatto una riga con il rosso lavorando i punti come si presentano, quindi contando dalla prima riga contiamo 1, 2, 3, 4 e 5, noi ci fermeremo qui con le maglie basse e procederemo con le mezze maglie alte, ma ora che ci arriviamo vi spiego tutto passo passo, quindi tranquille. Ora intanto lavoriamo una maglia bassa per ogni punto fino ad arrivare a questo punto qui, a questa riga. Quindi mi inserisco e lavoro una maglia bassa per ogni punto. Come potete vedere non faccio nemmeno troppi calcoli, nessuno sforzo, vado ad inserirmi con l'uncinetto dove vedo il punto in maniera molto semplice. Ok, arrivata a questo punto ora continuo lavorando a mezza maglia alta, quindi carico il filo e lavoro una mezza maglia alta per ogni punto fino ad arrivare ovviamente sulla base dove riprenderò con le maglie basse. Quindi faccio le mezze maglie alte in questa zona giusto per non accentuare troppo gli angoli e quindi tenere il pannello abbastanza bello tondo.
Ok, arrivati in questo punto faccio una maglia bassa nella catenella e ne lavoro un'altra per girare e fare un aumento per stondare comunque questa zona. Poi procedo lavorando 2 maglie basse in questo spazio perché qui abbiamo le 2 catenelle, quindi lavoro 2 maglie basse, una maglia bassa nel punto dove ho lavorato le 3 maglie alte, poi di nuovo 2 maglie basse e così via fino all'angolo. Ultimo punto lavoriamo 2 maglie basse, una e 2, e poi riprendo a lavorare a mezza maglia alta fino esattamente a questo punto, quindi fino all'ultima riga di aumenti, poi riprendo con le maglie basse come vi ho detto fino ad ultimare il giro, quindi ci dovremo ritrovare esattamente qui. Ultimiamo il giro e ci rivediamo. Ed ecco che una volta terminato il giro di rifinitura, a questo punto possiamo semplicemente tagliare il filo, andare a chiudere con la sola di chiusura ed avremo terminato. Io ho già nascosto i vari fili. Andiamo a chiudere esattamente in questo punto qui. E poi andiamo a bloccare il filo tra le maglie. Bene, realizzeremo allo stesso modo anche l'altro pannello e a questo punto non ci resta che andarli a cucire insieme. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andarli a posizionare, ma aspettate, prima di dirvi questo voglio darvi delle indicazioni per quanto riguarda la fodera. Allora, potete foderarla a pannello, quindi prendete un pezzo di tessuto e lo sagomate in base alla forma del vostro pannello, però in questo caso ve lo sconsiglio perché potrebbe risultare un po' difficoltoso cucirlo sulla rafia. Quindi io cosa utilizzerò secondo voi? La fodera a sacchetto, quella che sto utilizzando praticamente per quasi tutte le borse, che veramente è di una comodità allucinante, quindi vi consiglio assolutamente di realizzare una fodera del genere. Trovate il link del mio tutorial nel box informazioni e ve la sfruttate praticamente per qualsiasi borsa, come sto facendo io e come farò anche per questa borsa. Quindi diciamo che in questo modo impazzite una volta per crearla, però poi avete la fodera praticamente per tutte le borse, la passate di borsa in borsa e vi siete risolto il problema. Quindi utilizzerò quella fodera, non dovrò più impazzire. A questo punto possiamo procedere ovviamente con l'assemblaggio della nostra borsa, quindi come vi dicevo dobbiamo posizionare i nostri pannelli dritto contro dritto perché faremo una cucitura sempre sul rovescio per avere giusto un po' di profondità. Quindi posizioniamo i nostri pannelli in questo modo, in questo caso questo è il rovescio del mio lavoro e ce ne rendiamo conto ovviamente con il giro di maglia bassa. Vedete, questo è il dritto, questo è il rovescio. Questo è il dritto, quindi dritto contro dritto, ce li fissiamo magari con dei marcapunti giusto per non farli muovere. Se avete delle mollette per stendere i panni, meglio ancora. Io al momento li fisso un attimino con i marcapunti. Bene, ho posizionato un po' di marcapunti giusto per tenere fermo il pannello, non fanno riferimento a nulla al momento, però dobbiamo segnarci i punti da dove partire e terminare con la cucitura. Io per questo progetto non andrò a cucire tutto il bordo, ma partirò esattamente proprio dalla base degli agganci per i manici, quindi questa zona qui resterà aperta. Chiuderemo praticamente solo il corpo, quello che era il corpo della borsa. Quindi faccio combaciare un po' tutti i punti e vado a spostarmi il marcapunti che avevo messo per bloccare, lo vado a spostare nel punto da dove voglio far partire la cucitura. Quindi me lo posiziono esattamente qui, alla base dell'aggancio. Faccio lo stesso ovviamente anche su questo lato. In questo modo a questo punto riprendo il filo, voglio fare la cucitura con il rosso perché così dall'esterno poi si vedrà quel minimo di cucitura che non mi dispiace, però se voi preferite potete fare tutto di un colore, non preoccupatevi, potete personalizzarla proprio come volete. Quindi io mi prendo il rosso, uncinetto, faccio il cappio
e partirò proprio da questo punto. Mi inserisco, prendo solo la metà catenella esterna e la metà catenella esterna del punto frontale, in questo modo, e lavoro la prima maglia bassa. Punto successivo vado a riprendere comunque solo le metà catenelle esterne, quindi metà catenella l'ho già presa, devo prendere metà catenella del punto frontale e lavoro una maglia bassa e procederò così fino a cucire tutto il pannello. Ovviamente devo arrivare al prossimo marcapunti dove terminerò la cucitura. Ok, siamo arrivati all'ultimo punto, togliamo il marcapunti e cuciamo anche questo punto. Ok, ora possiamo tagliare il filo, andarlo a bloccare tra le maglie ed avremo concluso. A questo punto possiamo togliere tutti i marcapunti che avevamo messo per bloccare i pannelli. Andiamo a rovesciare il lavoro. Per applicare il manico utilizzeremo più o meno il procedimento che ho utilizzato per la borsa Zabba, quella con le paillette. Quindi vado a prendere un moschettone, questa volta utilizzo un moschettone un pochino più piccolo, ma potete utilizzare qualsiasi moschettone, e andiamo ad unire i due agganci insieme. In questo modo comunque resteranno uniti, quindi la borsa resterà leggermente più chiusa, ma comunque abbiamo l'apertura qui. Quindi vado a far passare il moschettone attraverso le maglie. Ovviamente devo portarmi un po' più giù, quindi non devo fissarlo proprio sul bordo. Mi inserisco e poi mi inserisco anche sull'altro aggancio in questo modo. Vedete? Faccio lo stesso anche su questo lato. E poi vado ad applicare il manico in bambù a cui ho già applicato gli agganci. Vi arriveranno con gli agganci a parte, vi basta svitare e applicarli nei fori che si trovano proprio qui. Quindi una volta fatto questo andiamo ad applicarli nel moschettone. Questo sarà il risultato finale. Poi se vogliamo arricchire ancora un po' di più la nostra borsa, quindi applicare degli charm, io ora mi sono fatta prendere da questa mania, ho questa mini borsetta, guardate che carina, la trovate sempre sul sito Ovvi Perline. La applico con il moschettone in questo modo, in maniera super semplice. La vado ad applicare al moschettone che ho qui. Ed ecco qui, adesso è proprio terminato del tutto. Io sono super soddisfatta, mi piace tantissimo. Tra l'altro ho ripreso un po' il progetto che mi aveva mandato una di voi e diciamo l'ho reso un po' mio, ecco, non ho voluto replicare proprio lo stesso progetto. Spero comunque in qualche modo di aver accontentato la sua richiesta. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se la realizzerete, come la realizzereste, se la fareste più grande o più piccola, tipo proprio un mini mini. Poi non vi ho fatto vedere il dettaglio della cucitura, vedete, facendo con un colore a contrasto viene questa cucitura che a me è sempre piaciuta, un po' la cucitura a contrasto, e in questo caso ci stava veramente bene, sono veramente soddisfatta. Ovviamente trovate il kit materiali completo sul sito hobbyperline.com, vi lascio il link nel box informazioni qui in basso, lo trovate anche qui sul video.
insieme a tutta la lista dell'occorrente. Come vi ho già detto durante il tutorial, il progetto è completamente personalizzabile sia nei colori, sia nei materiali, sia nelle dimensioni, quindi potete sbizzarrirvi. Per quanto riguarda la fodera, vi consiglio assolutamente di fare quella a sacchetto perché veramente vi salva la vita, soprattutto se non vi piace cucire, se vi dà noia, tipo come me. Io ormai utilizzo solo quella. Trovate il link nel box informazioni. Detto questo, mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram dove sono più attiva e potrete vedere tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo progetto. Ciao!